Una scienza o che altro? Cos'è veramente la cibernetica? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Lo sapete, la cibernetica è una vera e propria disciplina, niente a che vedere con la fantascienza. È l'etimologia a spiegarci cosa sia davvero. Cosa significa dunque questa parola cibernetica? Scopriamolo insieme. Nell'antica lingua greca, Kybernetes è il nocchiero, il pilota della nave, e Kybernetike Techne è l'arte del timoniere. Cibernetica è dunque la capacità di condurre una nave. Ma cosa c'entra l'abilità marinara di un tempo con la cibernetica di oggi? Beh, entrambe le arti permettono di governare un sistema. Il timoniere guida l'imbarcazione, come la cibernetica controlla gli impianti. Ma in che modo di preciso? Beh, trasferendo i meccanismi che regolano gli esseri viventi su macchine automatiche in grado di sostituire l'uomo. Alla base della cibernetica ci sono il processo di analisi delle informazioni, quello di comunicazione e il meccanismo di controreazione, che in natura serve per mantenere la stabilità, per l'adattamento all'ambiente e per l'apprendimento. La controreazione in circuito chiuso permette a qualsiasi sistema automatico di autoregolarsi. Mantiene l'equilibrio e previene comportamenti instabili quando una variabile si discosta dal valore ottimale. Un sensore rileva il cambiamento nella variabile, la temperatura, la velocità, il livello di un fluido. Il valore misurato viene comunicato al sistema di controllo che lo confronta con quello desiderato, il set point, comunicazione e analisi dunque. Se c'è discrepanza, il controller calcola l'errore, cioè la differenza tra i due valori. L'informazione è tradotta in comandi per un'azione correttiva da parte degli organi effettori, che per ridurre l'errore modificano l'operazione del sistema, rallentano un motore, bloccano un flusso o attivano qualche altro meccanismo di compensazione. La variabile ritorna così al valore ideale e il sistema raggiunge di nuovo l'equilibrio. È vatta a utilizzare per primo la parola cybernetics in ambito tecnico, riferendosi a un apparato che controlla la velocità del suo motore. Ma è solo dal 1947 che la parola identifica una scienza, quando luminari del calibro di Norbert Wiener, McCulloch, Alan Turing e Gray Walter costruiscono i primi robot autonomi che non hanno bisogno di intervento umano. Se quello che sto dicendo ti sembra interessante, valuta l'opportunità di iscriverti al canale. Attivando la campanella delle notifiche potrai restare aggiornato su tutte le novità, condividere quando vorrai e commentare se ti farà piacere. Come si scrive una parola che inizia per ciber? Diciamolo subito, la forma più attestata nei dizionari italiani è con la Y, come ciberbullismo, anche se sarebbe più giusto ciberbullismo con la I, visto che bullismo è una parola italiana. E la pronuncia inglese cyber andrebbe conservata solo quando il secondo elemento non è italiano. Come per Cybercop, l'agente che combatte la criminalità informatica. Insomma, anche se oggi la cibernetica strizza l'occhio a contesti diversi dal concetto classico, a internet o alla realtà virtuale, ricordiamoci sempre di quell'antico pilota che da solo in mezzo alle onde che schiumano padroneggia la nave.